Robot 1. Grazie mille per essere su Canal 104 Plus. Dal 12 ottobre trovate il nuovo Canal 104 Plus Telegram all'indirizzo che trovate nella descrizione del video. Siamo nel mezzo di tempi senza precedenti, addirittura folli, l'avanzamento dell'autoritarismo grazie all'oligarchia e l'annichilimento delle menti degli esseri umani grazie alla televisione prima, adesso ai social, per finire con l'assegnamento del potere alla IA, un problema di enorme importanza che non riceve il tipo di attenzione che merita. Tutti concordano che l'intelligenza artificiale e la robotica avranno un impatto trasformativo nel mondo. Chi trarrà beneficio e chi sarà danneggiato? Alcune delle persone più ricche del mondo, tra cui Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e altri, stanno investendo centinaia e centinaia di miliardi di dollari in queste rivoluzionarie tecnologie trasformative. Perché lo fanno? Perché vogliono migliorare il tenore di vita del 60% della popolazione che vive con lo stipendio? Molti di questi dipendenti hanno difficoltà a pagare la spesa, l'assistenza sanitaria, la casa, l'istruzione dei figli. Non penserete che questi ricchi stanno svegli di notte a preoccuparsi per questi lavoratori. No, investire nell'intelligenza artificiale e nella robotica aumenterà esponenzialmente la loro incredibile ricchezza e il loro potere. L'intelligenza artificiale e la robotica sviluppate da questi multimiliardari consentiranno alle aziende di eliminare decine di milioni di posti di lavoro dignitosamente retribuiti, di ridurre i costi del lavoro e aumentare i loro profitti. Il risultato è che le persone più ricche del mondo diventeranno ancora più ricche, mentre le famiglie dei lavoratori perderanno il lavoro e il loro reddito. E questo succederà entro i prossimi 10 anni. Le nuove fabbriche non significheranno molto per i lavoratori una volta che i lavori saranno svolti da robot invece che da esseri umani. Elon Musk ha dichiarato che Tesla ha l'obiettivo di costruire milioni di robot umanoidi chiamati Optimus per svolgere svariati compiti, dalle mansioni industriali a quelle domestiche. Le stime di Musk indicano che la produzione potrebbe raggiungere milioni di unità all'anno e che, in futuro, il numero di robot nel mondo potrebbe superare quello degli esseri umani. E cosa faranno questi robot? Sostituiranno gli uomini e le donne che lavorano nelle fabbriche, nei magazzini, nei ristoranti e in altri settori. Significa che milioni e milioni di posti di lavoro scompariranno. Non è difficile capirlo. E non si tratta solo di Musk. Amazon, di proprietà di Jeff Bezos, dal 2022 ha licenziato oltre 27.000 dipendenti. L'azienda ha superato la soglia di 1 milione di robot nei suoi centri logistici, un traguardo raggiunto tramite l'espansione dell'automazione a livello globale che coinvolge circa il 75% delle consegne mondiali. E presto questi robot supereranno in numero i lavoratori umani nelle strutture Amazon. Già dal 2016 Foxconn, il gigantesco appaltatore manifatturiero di aziende come Apple e Google, ha sostituito 60.000 lavoratori con robot in una fabbrica in Cina e adesso l'azienda sta progettando fabbriche completamente automatizzate. E solo pochi mesi fa l'amministratore delegato di Foxconn, Yong Lu, ha previsto che l'intelligenza artificiale avrebbe reso superfluo per le grandi aziende esternalizzare posti di lavoro in paesi a basso reddito. Sapete perché? Perché saranno i robot a svolgere la maggior parte del lavoro di produzione. La maggior parte di noi vorrebbe che si sviluppassero sistemi di trasporto solidi, puliti ed efficienti, che includessero la produzione di nuove automobili, autobus e camion. Ma se Musk e altri otterranno ciò che vogliono, quei veicoli non saranno guidati da camionisti, autisti di autobus o tassisti. Saranno veicoli senza conducente. Milioni di posti di lavoro nel settore dei trasporti saranno eliminati. Questa non è fantascienza, sta già accadendo. Negli USA FedEx utilizza camion senza conducente per trasportare carichi pesanti lungo il corridoio I-45 tra Dallas e Houston tramite un'azienda chiamata Aurora. Walmart utilizza camion autonomi per le consegne a corto raggio in Arkansas tramite un'azienda chiamata Gathake. Kodiak Robotics ha stretto una partnership con IKEA per effettuare consegne senza conducente in Texas. Waymo gestisce taxi a guida autonoma a Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlanta e Austin.
Vedremo imprese simili anche in Italia, ma per i lavoratori questo significherebbe ben poco se nei prossimi 5 anni venissero eliminati metà dei posti di lavoro impiegatizi di livello base. È esattamente ciò che ha previsto Dario Amodei, fondatore di Anthropic, una delle aziende leader al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale. Milioni di posti di lavoro in America nel prossimo decennio, tra cui il 40% degli infermieri diplomati, il 47% degli autotrasportatori, il 64% dei contabili, il 65% degli assistenti didattici e l'89% dei lavoratori del fast food, e molte altre occupazioni saranno sostituite dai robot. In Italia siamo ancora al palo. Si sono conclusi i test tecnici ed entra nel vivo il progetto Automove, 3 km con 5 fermate. Gratuito, ma bisogna prenotare, si sale in 8. Chi prenderà la nuova navetta a guida autonoma che gira attorno al campus e in Audi non potrà chiedere informazioni all'autista. Non ce ne sarà uno a bordo. A giugno l'amministratore delegato della Ford, Jim Farley, ha previsto che l'intelligenza artificiale potrebbe eliminare letteralmente la metà di tutti i posti di lavoro impiegatizi negli Stati Uniti entro il prossimo decennio. Quello è Jim Farley, Ford. Elon Musk ha dichiarato quest'anno che grazie all'intelligenza artificiale e alla robotica probabilmente nessuno di noi avrà un lavoro. Citazione: potete fare un lavoro, ma se volete quel lavoro sarà un po' come un hobby. Ma per il resto l'intelligenza artificiale e la robotica forniranno tutti i beni e i servizi che desiderate. Fine della citazione. All'inizio di quest'anno Bill Gates ha previsto che grazie all'intelligenza artificiale nel prossimo decennio non ci sarà più bisogno degli esseri umani per la maggior parte delle cose, come la produzione di prodotti, la consegna di pacchi o la coltivazione di cibo. Se Musk, Gates e altri hanno ragione anche solo a metà nelle loro previsioni, cosa succederà alle centinaia di milioni di esseri umani che non hanno più un impiego perché non riescono a trovare lavori che non esistono in questo nuovo mondo? Come faranno questi lavoratori a pagare l'assistenza sanitaria, il cibo, l'alloggio e le altre necessità della vita? Non è solo una questione economica. Il lavoro, che si tratti di un bidello o di un neurochirurgo, è parte integrante dell'essere umano. La stragrande maggioranza delle persone desidera essere un membro produttivo della società e dare il proprio contributo alle proprie comunità. Cosa succede quando questo aspetto vitale dell'esistenza umana viene rimosso dalle nostre vite? Significa semplicemente che i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale avranno probabilmente un impatto profondamente disumanizzante su tutti noi. Per molti versi ridefinirà effettivamente il significato di esseri umani, modificherà radicalmente le nostre relazioni reciproche, e questo è già successo dopo il 2020, e la natura stessa di ciò che chiamiamo società. L'obiettivo dovrebbe garantire che le nuove tecnologie in fase di sviluppo servano a soddisfare le esigenze umane e non si limitino ad arricchire ulteriormente un piccolo numero di multimiliardari ed impoverire il resto della popolazione. Abbiamo bisogno di un mondo in cui le persone vivano vite più sane, più felici e più appaganti. Dobbiamo cooperare affinché questi cambiamenti siano vantaggiosi per tutti e non solo per una manciata di miliardari. Grazie per aver ascoltato fino in fondo.